Lo confesso, confessiamoci. Per la prima volta dopo tanti mesi mi era venuta voglia di fare un video di clinica. Anzi, mi era venuta voglia di fare un video molto generico di clinica, di parlare di un fenomeno, di un grande fenomeno con proporzioni globali dal punto di vista dell'epidemiologia, diciamo, del disturbo forse più noto di tutti e quello anche più studiato di tutti, e di dare un po' la mia interpretazione di certe cose. Volevo fare un video per una volta, se così possiamo dire, normale dal punto di vista della mia professione. Ma poi succedono le cose, la vita prende il suo corso e siccome le vie del Signore sono davvero infinite, come si dice, eccoci qua a fare un video che è per metà normale clinica e per metà qualcosa di diverso. Però andiamo con ordine. Cerchiamo di capire da dove mi sono venute queste ispirazioni, così anche da darvi un accesso al modo in cui compongo nella mia mente in anticipo, come ovvio, e poi preparo questi video. Tutto comincia da una pubblicità. Direte voi, una pubblicità vista dove? In televisione? Possibile, però io la televisione non la guardo, ma non escludo che sia passata anche in TV. Diciamo, tutto quello che io vedo oramai è, detto così, e mentre lo dico mi rendo conto di quanto è impressionante, ma quasi tutto quello che vedo transita o da YouTube o da Instagram. In questo caso è stato il secondo, Instagram. È una pubblicità di una nota piattaforma di servizi di psicoterapia, anche se non fa soltanto psicoterapia, perché alcune piattaforme, una in particolare, quella più famosa, quella arancione, permette anche alle persone che ancora non sono psicoterapeuti di lavorare sulla piattaforma stessa se hanno iniziato il secondo anno di specializzazione. Vi dovevo questa spiegazione. Ecco, questa piattaforma ha pensato, forse visto che noi sappiamo e l'abbiamo detto in tanti video sul canale, che la maggior parte del pubblico, inteso come pubblico pagante, dei pazienti potenziali di qualsiasi piattaforma, ma anche di qualsiasi psicologo privato e anche di qualsiasi psichiatra veramente, è composto da donne. Stiamo parlando chiaramente di un pubblico di persone che vanno volontariamente dal professionista per cercare di stare meglio. Se parliamo di ricoveri, il ricovero coatto in senso stretto non esiste, comunque se parliamo di trattamenti sanitari, questioni di emergenza, allora il discorso in psichiatria un po' cambia. Però se parliamo di accesso volontario da un professionista sia nel pubblico che nel privato, le donne sono la stragrande maggioranza, la schiacciante maggioranza. Ecco, questa piattaforma vuole, come tutti quelli che vogliono guadagnare denaro, ed è lecito, ampliare la propria platea di spettatori e di potenziali clienti. E quindi ha pensato di fare uno spot di cui magari metterò un pezzo, anche se queste persone hanno la querela più veloce del West e a me non va di trattare con questa gente che infatti non nomino neanche. Cosa c'era dentro questi spot? Che erano composti anche da cartelloni fisici. C'era un invito agli uomini a usufruire di servizi di psicoterapia online, diciamo fatti su misura per loro. Psicoterapia per gli uomini. Su questo canale io ho già parlato di questo fatto, metterò da qualche parte adesso il link a quel video ormai dello scorso autunno, che però secondo me è un video molto importante, che parlava per l'appunto del rapporto degli uomini con la psicologia, soprattutto con la psicologia clinica, in quanto potenziali ed effettivi pazienti. In effetti io dissi in quel video che la comunicazione, diciamo, pubblicitaria, il materiale pubblicitario di molti psicologi sia corporativizzati sia individuali sembra veramente fatto per un pubblico femminile, tra l'altro per un pubblico femminile peculiare, cioè abbastanza giovane, abbastanza colto, con pochissima velleità ideologica, insomma, donne borghesi, diciamo, uscite dalle scuole superiori e poi dall'università. Ecco, questa campagna pubblicitaria sembrava voler interessarsi anche agli uomini e ai loro problemi. Voi pensate che in questo mondo e soprattutto in questo settore si possa dire qualcosa di vero nel senso di vero e utile? Assolutamente no. Infatti questa pubblicità poi si era rivelata una boutade nei modi che spiegheremo in questo video e che poi completeremo anche con una mia riflessione su un particolare disturbo che affligge sempre più uomini, in un modo però peculiare, con una clinica speciale che non viene assolutamente attenzionata, anzi viene negata come molti altri fenomeni. Io mi rendo conto che nell'ultimo periodo ci siamo abituati un po' a parlare soprattutto di fenomeni sociali, addirittura di costume, di cronaca, eccetera, eccetera, però ci tenevo, come ho detto in apertura, a tornare un po' alle radici del canale e a interessarmi
di problemi psicologici generali, ma soprattutto maschili, e del modo in cui vengono trattati molto poco e con una certa superficialità, e soprattutto farlo da una prospettiva fenomenologica. Detto questo, concludo l'introduzione e iniziamo col video vero e proprio. Prima di farlo, come di consueto, vado veloce, vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un like, un commento, quello che vi piace, o i punti hype se volete, e a interagire con la comunità. A tal proposito non voglio prendervi ulteriore tempo nell'intro, perché già ho la sensazione di essere stato prolisso e noioso, come forse non ero da tanto tempo, ma ci sono delle comunicazioni importanti che ho per il canale, le lascio alla fine del video, così le persone a cui interessano, diciamo, se sono arrivate fino a quel punto, possono sapere che cosa sto pensando di fare per il canale, e sono un paio di cose, direi, abbastanza rilevanti e secondo me, direi, abbastanza positive. Ma adesso iniziamo. La pubblicità, utilizzando anche immagini abbastanza stereotipate che a me ricordavano, forse perché sono un appassionato, ma a me ricordavano un po' gli spot di Profumi da uomo, quindi un certo immaginario di estremo di virilità, estremo di anche bellezza, diciamo, fisica, corporea, diciamo, una perfezione maschile molto idealizzata. Poi però transitava però dopo nel dire che in realtà non esistono, non esiste una terapia per i maschi specifica, la terapia è per tutti, ma che questo non dovrebbe infatti scoraggiare gli uomini, perché invece gli uomini soffrono moltissimo per certi stereotipi, e partiva un assemblaggio, vediamo se riesco a metterlo in sovraimpressione, di quelli che sarebbero alcuni stereotipi che colpiscono negativamente gli uomini e che peggiorano la loro qualità di vita. Noterete, quando li vedrete, quindi noterete che sono tutte materie piuttosto demascolinizzanti, cioè da quello che presentano le persone che hanno inventato questi spot, sembrerebbe che la paura più grande degli uomini sia quella di essere in qualche modo demascolinizzati, cioè di non performare come ci si aspetta che performino da parte della società. Tra l'altro non si spiega esattamente quale società, e non si spiega quale sarebbe la performance in questione, come se in generale la performance fosse solo una, ed essere un uomo fosse lo stesso dove sono io, a Palermo, a Tokyo, piuttosto che a Mosca, e invece non è assolutamente così. Cambia, la cultura cambia tantissimo l'approccio alla mascolinità, però verbatim dobbiamo accettare che questi siano gli studi citati e ce li prendiamo per quelli che sono. E dunque questi uomini non andrebbero dallo psicologo, anche se ne avrebbero bisogno per stare meglio, perché temono il giudizio, temono di essere considerati poco virili, ma soprattutto, dicevo, poco efficienti, cioè delle creature che non hanno raggiunto un po' i loro obiettivi evolutivi. Se vanno dallo psicologo, il senso è questo: non trovano una soluzione ai loro problemi, soprattutto al problema della performatività, ma invece dovrebbero accantonare questo tipo di ragionamenti, cioè imparare a pensare meglio, imparare a ragionare sul fatto che in realtà, per esempio, la performance è un concetto astratto, non esiste, oppure che addirittura è un concetto dannoso, quindi respingerla, no? Dal proprio orizzonte mentale, respingere un certo tipo, ovviamente chi crea queste cose immagino che avrà questa espressione bella scolpita nella mente, respingere un certo tipo di mascolinità tossica performativa, respingere ovviamente come la peste concetti come attaccamento emotivo univoco a una donna. Ne abbiamo parlato nello scorso video, tra l'altro ve lo dico qui e lo dico una volta sola: non entrerò mai più in un discorso di cronaca nera così stratificato come Carlasco, anche se arrestano il Papa per questo omicidio oppure indagano Giuseppe Conte, io non ne dirò più una parola, non ne voglio più sapere niente. Chiusa parentesi. Ne consegue quindi una visione peculiare dell'uomo come un po' una vittima di se stesso, una vittima di se stesso e di una certa forma della società che di fatto lo vuole come un combattente, cioè uno che nella vita si deve sbattere per fare le cose, per ottenere le cose, e se non ci riesce poi deve soffrire un po' da solo, in silenzio, senza poter andare dallo psicologo. Tra l'altro, notazione: andare dallo psicologo, se parliamo di questa piattaforma, cioè non è un'inesattezza, però è secondo me una rappresentazione abbastanza scorretta della realtà, perché come in tutta la professione, se uno va su, anche se può scegliere il genere preferito il genere che preferisce per il professionista con cui deve avere a che fare, ma ovviamente su questa piattaforma circa l'80% dei professionisti sono delle donne, quindi andare dallo psicologo
significa di fatto andare molto più spesso che non, andare dalla psicologa, specialmente se uno non sa cercare bene oppure si fida, no, del parere di qualcun altro, cosa molto tipica perché andare dallo psicologo è una cosa abbastanza sensibile, con una scelta che non è immediata per molte persone, quindi ci si fida dell'opinione di qualcun altro e naturalmente le probabilità sono di trovarsi con una psicologa donna più spesso che con un uomo. Perciò ecco, andare dalla psicologa direi, nella maggior parte dei casi, per la maggior parte degli utenti l'esperienza è questa. Ora, tramite la mia esperienza clinica e tramite le mie 2 lauree, citazione, penso di poter dire che secondo me la premessa dello spot di questa piattaforma non era scorretta. Nel senso che, come ho detto in quel famoso video di ottobre, gli uomini hanno in effetti dei bisogni diversi dal punto di vista da clienti, da pazienti, si può usare il termine che uno vuole, nei confronti della psicologia clinica. Vogliono delle cose diverse per la maggior parte. Se vogliono le stesse cose, quindi diciamo gli obiettivi umani che tutti gli umani condividono, almeno tutti gli appartenenti alla stessa cultura, quindi essere felici, essere soddisfatti, non provare dolore, provare meno rabbia, provare meno distacco dalla società, ecco, tutti questi obiettivi che sono, direi, intergenere, vogliono però arrivarci in un modo diverso. Questo per esempio spiega perché, l'ho detto tante volte, gli uomini sono molto più inclini a utilizzare comportamenti e sostanze quando stanno male, perché vogliono una soluzione più immediata. Ora, si potrebbe dire che anche questo è un costrutto culturale, nel senso che così vengono educati i ragazzi. Ma io non credo che sia così. Molto semplicemente penso che ci siano delle differenze, perché ci sono le differenze cerebrali, e poi certo ci sono le differenze anche culturali, però uno potrebbe anche chiedersi da dove vengono queste differenze culturali e siamo al punto dell'uovo e della gallina, cioè perché uomini e donne hanno occupato per tantissimo tempo in quasi tutte le società dei ruoli diversi e ci entreremo perché questo è un video che in qualche modo si interseca col discorso sul patriarcato, ora ci arriveremo quasi subito. Perché hanno occupato delle nicchie, degli spazi diversi in tutte le culture, in quasi tutte le culture del mondo, e quasi in tutte le culture del mondo, quasi senza eccezioni, gli uomini erano quelli che comandavano, prendevano le decisioni, e avevano gli unici ad avere di fatto influenza politica e non influenza sociale, perché le donne avevano influenza sociale e come, ma quelli che prendevano le decisioni per la comunità erano quasi tutti uomini. La risposta è abbastanza banale. È così perché fino a poco tempo fa il principale valore dell'esistenza umana, ce n'erano tanti, ma il principale valore dell'esistenza umana stava nel difendere la propria comunità da eventuali attacchi e quindi in un conflitto armato con altre persone. In questo ambito che era cruciale, perché se no letteralmente non si poteva costruire una comunità, gli uomini sono molto superiori alle femmine della specie. E quindi ne consegue che una differenza culturale, cioè gli uomini comandano, dipende da un fattore biologico. Gli uomini comandano perché sono più forti e quindi sono più utili come custodi della integrità del tessuto sociale, vanno in guerra banalmente. Prima della guerra, cioè, anche andavano semplicemente a combattere con altri piccoli gruppetti di umani primitivi, se così vogliamo. Poi siamo arrivati alla strutturazione in guerra, poi siamo arrivati a quello dove siamo arrivati adesso, cioè che potenzialmente possiamo, se vogliamo, detonare tutto il mondo, ma il principio è sempre lo stesso. Cosa è cambiato di recente? È cambiato che a seguito del fatto che siamo arrivati a un livello potenziale di violenza tale per cui abbiamo compreso che possiamo, anche se vogliamo, non capisco perché vorremmo, ma se vogliamo possiamo estinguere la vita dalla faccia di questa terra, moltissime società e moltissime culture hanno cominciato a rifiutare la violenza, cioè il conflitto armato, come soluzione ai conflitti intergruppo. O meglio, la guerra esiste, penso che lo vediamo tutti, che la guerra esiste e come, quindi la violenza esiste ancora tantissimo, però non è più glorificata, non è più considerata un prerequisito come era considerata prima, cioè qualunque nobile del Medioevo aveva come, in Europa almeno, ma pure in Giappone per dire, aveva come funzione prioritaria e principale quella di andare in guerra, essere in armi, essere pronto a difendere quello che gli era stato dato, il pezzo di mondo che gli era stato dato. Perché sto facendo tutto questo preambolo storico? Perché mi piace la storia? Sì, mi piace molto. Perché sono ossessionato da questa intersezione tra la biologia umana e la cultura umana, certo,
Ma tutto questo serve a dire un paio di cose, a dire la principale delle cose, che è dal momento che, come ho detto, in quasi tutte le società ormai la violenza, il conflitto armato, il risolvere eventuali dispute, sia piccole sia grandi, addirittura tra paesi, addirittura tra continenti, con la violenza è considerato veramente l'ultima possibilità, almeno a parole. E infatti questo è il motivo, per esempio, per cui noi non abbiamo più, in quasi tutti i paesi del mondo, soprattutto dell'Occidente, non esiste più il Ministero della Guerra come esisteva fino a 70 anni fa, esiste il Ministero della Difesa, poi fa le stesse cose, sempre l'obiettivo è sempre in qualche modo sparare alla gente, però noi non possiamo più glorificare la violenza, cioè dire uno che massacra X nemici è un eroe, è un salvatore della patria. Ormai noi siamo arrivati al punto di dire, anche in condizioni super giustificate, per esempio una guerra combattuta per difendere e non per offendere, siamo arrivati a dover in qualche modo sempre trovare una giustificazione per la violenza. In una società del genere è normale che il ruolo del maschio sia cambiato totalmente. Il ruolo del maschio era quello che abbiamo detto, in qualche modo difendere, custodire, preservare l'integrità del gruppo in sé e poi ovviamente riprodursi. E adesso tutte queste cose nel giro di 100 anni circa, perché vi ricordo sono passati neanche 80 anni dalla seconda guerra mondiale, in cui questo sistema che ho appena descritto era assolutamente in essere. La seconda guerra mondiale è stata il più grande conflitto mai combattuto dall'umanità, e tutte queste regole, e stiamo parlando di un mondo in cui già c'erano aeroplani, cinema, case, libri, auto e fogli di giornale, quindi non è che stiamo parlando degli achei, stiamo parlando di un mondo che già in molti versi era moderno, eppure in quel mondo moderno c'era ancora totalmente, direi che nessuno neanche la discuteva, l'idea che gli uomini fossero protettori, guerrieri, eccetera, eccetera, e che uno che faceva una strage giustificata dentro un conflitto era un eroe, perché stava facendo il suo dovere e anche di più, eventualmente. E infatti c'è un sacco di gente che si prendeva medaglie per questo motivo. Nel giro di neanche 80 anni siamo passati da quella configurazione a una configurazione che è quanto di più diverso possibile. E non siamo passati, e adesso entriamo in questo discorso sul patriarcato, ci entriamo sul patriarcato poi come concetto in realtà stupido, soprattutto dal punto di vista semantico. E siamo passati anche a radicali cambiamenti nel modo in cui l'uomo vive, non soltanto dal punto di vista del massacro, della guerra, ma anche dal punto di vista della produzione, del significato dato alla produzione, del lavoro quindi, e poi delle relazioni che il lavoro genera, soprattutto con l'altro sesso, ma in generale nella sfera personale dell'individuo. Ed è impossibile, e infatti non è così, che tutti questi cambiamenti che sono intervenuti soltanto in una parte della società, perché l'altra parte della società, le donne, invece ha fatto il percorso opposto. Cioè l'altra parte della società, che infatti non è l'argomento del video perché sarebbe troppo vasto, anche le donne hanno avuto un cambiamento radicale di ruolo nella società e anche loro in qualche modo ne soffrono, però diciamo il loro cambiamento è stato, potremmo dire, più prevedibile, cioè loro chiedevano, la maggior parte delle donne occidentali chiedeva delle cose all'inizio del Novecento e la gran parte di queste cose in effetti le ha ottenute. Al contrario, invece, per la componente maschile della società invece non c'è stata questa connessione diretta tra desideri e poi quello che è successo. Questo fatto non può che generare un cambiamento anche della clinica osservabile degli uomini. E per capirlo non possiamo che, finalmente l'ho detto 5 volte, adesso ci andiamo davvero, affrontare questo discorso di questa parola che è diventata praticamente un boogeyman dell'opinione pubblica, che è il patriarcato. Anche i ragazzi giovani, anche la nuova generazione ha un problema di patriarcato, ha un problema di misoginia ed evidentemente non abbiamo fatto abbastanza affinché questo non accadesse. Intanto partiamo da un presupposto. Dire il patriarcato è una cosa assolutamente senza senso. Cioè, il patriarcato, detto così, presuppone che in tutte le società del mondo, per esempio in tutti i paesi d'Europa, in tutte le parti dell'Europa, che è un continente piccolo, però un continente con grandissime differenze culturali, ci fosse lo stesso sistema sociale, cioè lo stesso sistema sociale in cui
I uomini erano a capo della società e le donne erano sottomesse e irrilevanti. Lei sa che cos'è il patriarcato? Io vengo da una famiglia di patriarcato, perché mio nonno sa comandava, poi sa comandava mio padre, poi ma comando io. Sa comandava? Cioè, era una famiglia patriarcale. Sa comandava chi in quel momento era l'uomo di casa, mio nonno, poi mio padre e mo io. Per le donne che faceva? Mia nonna faceva il sugo, col coso, faceva il sugo e passava il folletto. In realtà è una sciocchezza, perché questa formulazione, a parte che non interessa soltanto l'Occidente, ma interessa praticamente tutte le società, ma non soltanto le società che sono vive, cioè quelle che si sono evolute nel tempo. Per esempio, facciamo l'esempio dell'Italia, prima c'erano, non andiamo troppo indietro, prima c'era la Repubblica Romana, poi è arrivato il Principato, poi è arrivato l'Impero, poi ci sono stati i regni romano-barbarici, fino ad arrivare alla Repubblica Italiana come la conosciamo oggi. Quindi c'è un passaggio di una società che è ancora viva in un certo senso, cioè noi abbiamo una memoria di quello che è successo prima. E in tutti questi passaggi, fino all'ultimo, che è il passaggio attuale che si vorrebbe effettuare, erano tutte società diversissime tra di loro, ma che avevano un principio in comune, cioè che gli uomini erano in comando e le donne erano sottomesse alla volontà degli uomini, almeno nell'ambito pubblico-politico. Ecco, questo principio che ho appena esternato non vale solo per le società che sono ancora vive. Questo principio vale anche per tutte le società che nel tempo sono state o distrutte o sono sparite, ma hanno lasciato qualche traccia, o sono state inglobate dentro altre forme di società più vigorose dal punto di vista dello sviluppo. Facciamo un esempio. Come erano i Maya e gli Aztechi? Erano patriarcali? Sì, certo che erano patriarcali. Non c'era l'imperatrice, c'era l'imperatore. Tutte le persone che contavano qualcosa erano tutti maschi. Le tribù, che non le chiamiamo tribù, chiamiamole col nome giusto, le nazioni degli nativi americani, come erano patriarcali, comandavano gli uomini, comandavano i guerrieri. Poi non erano patriarcali nel modo in cui lo intendevamo in Europa, ma comunque, e questo è interessante, c'erano tantissime forme, però di un principio che veramente era trasversale a tutto il mondo. Siccome tutte le società, a tutte le latitudini, tranne, ci sarà qualche esempio di società un po' bizzarra, ma il 99% delle società umane si trovano davanti a un certo punto a un problema, cioè che al di là del gruppo, dei limiti del gruppo, c'è un altro gruppo e quell'altro gruppo un domani potrebbe decidere di fare quello che vuole, e quindi per evitare che faccia quello che vuole bisogna organizzarsi per un conflitto. L'ho detto all'inizio del video. Quindi dire il patriarcato non vuol dire assolutamente niente, non c'è una sola forma chiamata patriarcato, c'è un'infinità di forme di organizzazione sociale che effettivamente hanno però tutte in comune il dominio degli uomini, per quanto concerne, lo ripeto, perché sennò lo ripeto alla nausea, perché sennò passa il messaggio sbagliato, gli uomini hanno il dominio di quella che noi chiameremmo politica, cioè della decisione di quello che si fa ed eventualmente l'imposizione dei costumi. Ma non è che hanno il dominio della società, perché poi devono tornare a casa. Ora, questo sistema sta venendo piano piano smontato dappertutto. Questa componente di protezione come centrale sta venendo in effetti smontata dappertutto. E questo è un primo problema per un piccolo, è un problema grande per un piccolo nucleo di uomini, è un problema moderato per tutti gli altri. Che voglio dire? In tutti gli esseri umani c'è una quota di violenza, e una di quelle parti è la parte dell'S. Su questo canale ne abbiamo discusso tantissime volte, continueremo a farlo perché quello è il mio riferimento, che Freud avrebbe chiamato Thanatos, cioè il principio di morte. Il principio di morte non vuol dire cose brutte, il principio di morte è una parte dell'S. L'S è l'S è una cosa difficile da definire in poche parole, ma comunque è lo spirito vitalistico dell'uomo. È un po' la parte dell'essere umano che è connessa con l'istinto, con la volontà, con anche la creatività, la spinta a vivere. In qualche modo è anche la parte che un po' ci connette con tutti gli animali. Tutti gli animali cosa vogliono fare alla fine della fiera? Vogliono propagare i loro geni, anche se ovviamente non lo saprebbero dire così, ma vogliono propagare i loro geni, e questo è Eros, una delle due parti dell'S, e se qualcuno prova a ostacolarli, vogliono... allora interviene Thanatos, e questo potenziale competitor nella corsa all'evoluzione, e al piacere poi anche, perché l'evoluzione è connessa al piacere, viene proprio eliminato fisicamente.
Poi, siccome gli esseri umani però sono delle creature evolute, sono delle creature diverse dagli animali, nel senso che sono dotate di coscienza, questo impulso distruttivo, che sarebbe di annientamento del competitor, annientamento di quello che non piace, viene mediato dalle altre parti della coscienza, dalle altre parti della persona, e magari viene dirottato verso impulsi sì distruttivi, però, o anche non distruttivi, anche impulsi costruttivi, più adatti a una vita nella società. Come dice Freud, noi sacrifichiamo un po' di libertà, fare quello che vogliamo, se uno ti dice mezza parola in strada, tiri fuori la lama e lo accoltelli. Tra l'altro penso che mentre lo sto dicendo mi rendo conto che ormai nelle nostre città ci sono molti individui che amano molto Thanatos non mediato e anche Eros non mediato, però quelli che invece sono individui che capiscono che bisogna vivere con gli altri, magari per esempio questo carico di violenza lo dirottano verso qualcos'altro, per esempio verso dentro uno sport molto competitivo, che è una forma tutto sommato moderata di violenza, è quella che Freud avrebbe chiamato sublimazione. È vero però che non tutto questo carico di violenza può essere sublimato. In tutte le società ci saranno sempre degli individui che sono costitutivamente proprio incapaci di trovare forme migliori, meno esplosive di convogliamento del loro Thanatos. Per la maggior parte, per ragioni biologiche e culturali, sono uomini. Fino a un tempo neanche troppo lontano, di questi uomini ci si poteva servire per alcuni scopi utili. Essendo che, come dicevo, la violenza non era del tutto demonizzata, ma la violenza incanalata dentro certi binari, dentro il binario del, chiamiamolo patriottismo, anche se è un termine sbagliato perché è un termine molto moderno, comunque, dentro la difesa del gruppo, ecco, diciamo così, dentro le grandi gesta, dentro i concetti che avevano per esempio a che fare con l'onore militare, era uno strumento tutto sommato utilizzabile per controllare questa parte della società. Adesso questo strumento è venuto completamente meno. Cioè noi abbiamo una quota di persone, mi sembra essere Jordan Peterson adesso, comunque, magari un giorno ci arriverò, quando avrò i capelli bianchi anch'io. C'è una quota di persone dentro questa società che sono violente costitutivamente, sono violente perché non hanno strumenti, come dicevo, per utilizzare la loro violenza in un modo migliore. E se non vengono usati, se lo Stato non gli trova una funzione, se il gruppo, chiamiamolo gruppo, lo Stato anche questo è un termine moderno, se il gruppo non gli trova una funzione, queste persone diventano distruttive. Diventano distruttive per il loro stesso gruppo. Lì si può, ovviamente, come d'altronde fa qualsiasi gruppo, lì si può dissuadere dall'assumere certi comportamenti, li si può punire per avere compiuto certi atti, ma c'è una quota ineliminabile di questi uomini che andrebbero usati per altri scopi. Scopi che però sono completamente negati dalla formulazione contemporanea di quasi tutto il mondo, sicuramente di tutto l'Occidente. E questa è una piccola quota. La prendiamo e la mettiamo da parte. Per quanto riguarda il grosso degli uomini e per quanto riguarda il fulcro di questo video, vorrei adesso però fare notare una cosa, soprattutto a quelle poche ascoltatrici donne che magari non hanno un'idea chiarissima di quello che comporti questa cosa. Io e tutti quelli che hanno la mia età siamo comunque cresciuti in un mondo che, anche se non era più un mondo di onore militare, difesa al gruppo, violenza codificata, eccetera, eccetera, io sono nato nel 94, quindi capite bene, era già un mondo in cui la violenza era considerata una cosa deteriore, quasi a tutti i livelli, anche quella diciamo più istituzionalizzata. Comunque, nonostante questo, gli uomini ancora della mia generazione erano stati cresciuti con qualche reminiscenza di questo principio. Per esempio, il vecchio adagio, e questo è vero, lo riferisce anche la famosa piattaforma, che gli uomini non devono piangere. Che cos'è sta roba? Che gli uomini non devono piangere, che devono essere stoici, che devono essere forti. Tutta sta roba è il precipitato di una cosa che aveva senso. Cioè, perché gli uomini non devono piangere? Perché un guerriero che piange fa cagare come guerriero, non ci serve. Un uomo che ha troppa paura non serve a niente per difendere la comunità, eccetera, eccetera. Quindi a noi sono rimaste le reminiscenze, ma senza più la base d'appoggio.
Ma comunque le reminiscenze sole già bastavano per dirci una cosa. Vero è che in tutte le società cosiddette patriarcali, cioè praticamente tutte, agli uomini è dato un grande privilegio che è il comando. Il comando inteso come la capacità di essere oggetti attivi, soggetti delle decisioni. Ma con il comando viene anche un grande carico di stress, perché una cosa è prendere le decisioni, una cosa è subire le decisioni. Apparentemente chi prende le decisioni è bello, è felice, è contento. Chi le subisce, in questo caso le donne, è triste perché non vale niente. Ma è anche vero che con le decisioni arrivano le responsabilità. Arriva quella famosa paura della libertà che descriveva Kierkegaard. E con essa uno stato peculiare di attivazione che da un lato è soddisfacente, però dall'altro è molto tensivo, cioè sapere che qualunque scelta fai tu nel tuo piccolo, cioè perché non è che tutti gli uomini erano re che decidevano cosa si faceva, qual era la politica dello Stato. Magari erano delle decisioni più piccole, cosa facciamo quest'anno col raccolto, che cosa seminiamo quest'anno nel raccolto e la fattoria, quel figlio che non sappiamo se dargli da mangiare, che facciamo? Lo mandiamo al servizio di un signore oppure lo mandiamo in un monastero sperando che se lo prendano e diventa frate, che è una scelta che cambia tutta la sua vita? Ecco, questo tipo di decisioni ha un peso enorme. Quindi sì, è vero che è un privilegio, però anche un gigantesco peso. E quindi non è vero che gli uomini dentro il patriarcato sono tutti a festeggiare, a divertirsi, a essere contenti, a sguazzare il loro privilegio. Il privilegio comporta anche il terrore della scelta. Terrore della scelta e della responsabilità che chiaramente aumenta all'aumentare un po' dell'età e quindi della responsabilità, diciamo, in senso oggettivo, ma aumenta anche all'aumentare dello status. Se per esempio leggete le biografie di tantissimi re del tardo medioevo fino alla prima età moderna, quindi diciamo i re che avevano il potere veramente, che avevano davvero il potere assoluto, questa era gente che campava malissimo, campava da cani, perché avevano un peso schiacciante addosso. Tu dici bello essere il re, certo che è bello essere il re, è sempre meglio essere il re che essere un contadino miserabile, però la regina, se vuole, perché molte regine non si limitavano a questo, ma la regina, se vuole, può fare la bella vita senza grosso peso addosso. Il re non può. E se lo fa, si prende, come dicevamo prima, la nomea di essere debole, di essere passivo, eccetera, eccetera. Nella nostra contemporaneità, quasi tutte queste cose sono andate perse, ma ne sono rimaste le reminiscenze, come dicevo. Ne consegue una condizione che secondo me è molto peculiare dell'uomo contemporaneo ed è una particolare forma depressiva, studiata zero, perché di interesse minimo, per descrivere la quale, secondo me, invece che sbattersi a trovare un nome nuovo, basterebbe semplicemente prendere l'etimo di questo termine che già esiste, depressione. E per provare a spiegare quello che voglio dire partirò dall'opposto, cioè partirò da quella che secondo me è un'interpretazione criminale di questo etimo e di questo aspetto semantico della parola, e vediamo se riesco a spiegarmi, perché ho un po' la sensazione che oggi sto ampliando un po' il campo, sto parlando di cose che mi piacciono molto, forse risulterò abbastanza coinvolgente, ma non so quanto sto andando al punto, vediamo se ci riesco. Ma dobbiamo ricordarci una cosa, che il contrario di depressione è espressione. Tutte le volte che reprimi tendi a diventare depresso, tutte le volte che esprimi tendi ad andare verso la vita. E quindi questa sarebbe l'origine di alcuni dei sintomi che comunque ora, anche se questo non è assolutamente un video di psicopatologia, di approfondimento psicopatologico, andrò a elencare. E perciò bisognerebbe, per così dire, guarire, stare meglio, ridurre l'impatto della depressione, aumentare il livello di espressione. Immagino che lui si riferisse anche e soprattutto all'espressione, per esempio, artistica, ma soprattutto all'espressione di liberi sentimenti. Laddove invece la depressione si può considerare una forma di costrizione di questi sentimenti. Secondo me questa è un'interpretazione totalmente sbagliata, generale, ma diventa ancora più sbagliata se stiamo parlando di queste forme peculiari depressive, che sono poi forme di depressione esistenziale o depressione che io arriverei a definire pneumatica, cioè da vuoto, che io osservo molto spesso per esempio nei miei pazienti, soprattutto nei miei pazienti uomini, che comunque sono la maggior parte del mio pubblico. Intanto cominciamo molto velocemente, per chi non lo sa, a definire che cos'è la depressione in senso clinico psichiatrico. La depressione si configura come una condizione clinica che può essere in acuto o in forma cronica,
che comunque è caratterizzata da 3 elementi, storicamente, diciamo, la forma classica. Una drastica diminuzione dell'energia, proprio della voglia, non della voglia, ma della possibilità di fare delle cose. Quindi è un sintomo strettamente fisico, cioè molte persone che non sono avvezze alla materia utilizzano spesso erroneamente depressione come sinonimo di tristezza, ma in realtà il sintomo prioritario della depressione è una mancanza di energia. Cioè la persona, nei casi più gravi, che non sono affatto rari, per niente, non riesce proprio ad alzarsi dal letto. Cioè il letto per il depresso diventa il simbolo di questa incapacità di fare le cose. A questa incapacità di fare le cose si associa spesso un'anedonia, cioè anche se le cose le fa, e questo è importantissimo nella forma che voglio discutere, anche se l'individuo comunque riesce a trovare l'energia per fare le cose, soprattutto per fare le cose, diciamo, base della vita, andare a lavorare quindi principalmente, non ne trae più alcun piacere, non trae più nessun piacere neanche dalle cose che un tempo gli procuravano piacere e anche dalle cose che dovrebbero essere, diciamo, oggettivamente piacevoli. E questa è l'anedonia. E poi il terzo elemento, che è molto tipico, ma non è sempre presente, e si accompagnano molto bene all'anedonia, dei pensieri tristi, quindi un abbassamento in generale dell'umore, che poi invece è l'elemento che fa spesso confondere tristezza con depressione. Cioè la tristezza è uno degli elementi della depressione, potremmo definirla malinconia più che tristezza. Le forme che sto osservando io sempre più spesso nei miei pazienti sono forme di depressione funzionali. Cioè la persona non si mette a letto, l'uomo non si mette a letto e si abbandona completamente, che poi è la forma depressiva classica, ma continua a fare le cose della sua vita. Le cose base, ho detto, soprattutto il lavoro, ma possono essere anche altre funzioni, per esempio badare alla famiglia, avere un minimo di socialità, diciamo, ma non ne trae alcun piacere. E oltre a non trarne alcun piacere, non ne trae alcun significato. Ora, per questa cosa ci sono tantissime interpretazioni, alcune delle quali, e io vi dico, se questo è il vostro modo di vedere questi fenomeni, allora vi conviene, diciamo, chiuderlo questo video, perché è chiaro che qui stiamo parlando di fenomenologia. Se voi vedete la depressione come un fenomeno strettamente biologico, di cui ancora non abbiamo tutte le cause, diciamo, ben chiarite, ma comunque è un fenomeno biologico, diciamo, randomico, o al massimo trasmissibile geneticamente, allora, diciamo, non fa per voi questo video e basta. Se invece pensate che i fenomeni depressivi siano in qualche modo filosoficamente spiegabili, io ne sono strettamente convinto e non potrò mai perdere questa convinzione. E allora la mia spiegazione a questo tipo peculiare di depressione, che secondo quello che ho visto, ma non è soltanto un'osservazione mia, colpisce principalmente gli uomini, e soprattutto gli uomini occidentali, è da ricercarsi proprio nella perdita di quegli elementi. E quindi la spiegazione, se vogliamo farne una questione etimologica, è che la depressione non è mancanza di espressione, comunque è totalmente errato dal punto di vista semantico, ma invece correttamente dal punto di vista etimologico è stavolta la lavagnetta non la prendo, avevo pensato di fare la gag ma non la faccio, che quindi esprime un decremento, una diminuzione di qualcosa, pressione. Quindi diminuzione della pressione. Che cos'è questa pressione? Questa pressione, secondo me, è quello che viene definito in termini un po' più scientifici eustress. Tanto tempo fa, non so se è ancora in vigore questa cosa, ma non mi interessa perché è in vigore per me, lessi di una divisione dello stress, cioè dei fenomeni che richiedono un'attivazione corporea e mentale, in eustress e distress. L'eustress è quello, eu in greco esprime sempre qualcosa di positivo, quelli che si chiamano Eugenio lo sanno, quindi l'eustress è lo stress positivo e il distress è lo stress negativo. Voi dite, ma che cos'è lo stress positivo? Come fa lo stress a essere positivo? La risposta è questa: lo stress è positivo qualora l'individuo affronti una situazione stressante ma che crede di poter affrontare. Cacciare la tigre dai denti a sciabola è stressante, però una cosa è cacciarla da solo a mani nude, di stress, la tigre ti ucciderà, non c'è modo di vincere. Cacciarla in 10 con le torce e le lance è eustress, perché sì, la tigre dai denti a sciabola ti può uccidere,
ma è molto ragionevole pensare che se noi come gruppo siamo intelligenti e ben coordinati, invece la uccidiamo noi, torniamo a casa con la pelle della tigre portata con noi e insomma è possibile che qualche compaesana noti quello che abbiamo fatto. Un esempio meraviglioso di questa cosa che mi viene in mente è il rituale oggi veramente la sto prendendo alla lunga con queste cose, ma comunque è il rituale di passaggio molto interessante che facevano i guerrieri Masai quando dovevano passare dallo stato per l'appunto di ragazzo, quindi non membro della società, allo stato di guerriero, cioè chi può avere una moglie, chi può essere una parte attiva della società. Consisteva abbastanza incredibilmente per il nostro modo di vivere nell'uscire nella savana e affrontare con la lancia e lo scudo, in gruppo ovviamente, un leone maschio. Questo è eustress, è per assurdo che possa sembrare a noi, ma questo è eustress, nel senso che è una cosa che può andare a finire veramente tanto male, e infatti talvolta finiva malissimo, però ci si è preparati a questa cosa. Chiunque di voi, per tornare un po' sul nostro ambito, sa bene qual è la differenza in termini stressori tra andare a dare un esame all'università per cui non si è studiato niente e andare a dare un esame all'università per cui invece si è studiato a fondo, che comunque può non bastare perché la fortuna e altri fattori possono metterci, sì, però è ben diverso, non è la stessa cosa. Cosa succede però se mancano sia il distress sia l'eustress? Succede questo: la mancanza di distress è una bella cosa e fino a qua siamo tutti d'accordo, però la mancanza di eustress determina una vita che è un po' difficile da giustificare dal punto di vista proprio esistenziale. Una vita in cui non ci sono minacce di nessun tipo, tutto scorre nei binari della prevedibilità, anche di un certo tedio, e insieme a questa mancanza di pressione si accompagna, e direi anche logicamente, una mancanza di ricompensa. Perché in fondo noi perché facciamo le cose stressanti? Facciamo le cose stressanti perché vogliamo qualcosa in cambio. Il guerriero Masai vuole andare a combattere il leone non perché ha voglia di morire o perché si diverte a combattere il leone, perché non è una cosa divertente, ma lo fa perché se combatte il leone nella sua cultura ha dato un contributo alla società che è: il leone non si mangerà la mandria di vacche, che è la principale ricchezza in quella cultura, una cultura meravigliosa tra l'altro, che noi occidentali purtroppo abbiamo distrutto, e per avere dato questo contributo alla società avrà in cambio qualche cosa, la possibilità, come dicono loro, di piantare la lancia davanti alla tenda di una donna che gli piace e diventare un membro attivo della società. Sic et simpliciter. È uno scambio. Cosa succede però nel momento in cui tutti questi scambi vengono meno? E quindi l'uomo non è più invogliato a cercare delle situazioni anche sfidanti per avere qualcosa in cambio, perché c'è il forte pericolo che la situazione è sfidante, certo non è un leone, ma comunque è sfidante, però poi in cambio non si ha niente. Quello che per esempio non capiscono molte persone che dicono: ma perché gli uomini si iscrivono meno all'università? Perché non ne vale la pena. Io mi iscrivo all'università e affronto comunque un certo carico di stress che è più, diciamo, è più passivo, non è un carico di stress a picchi, ma lo può anche essere il picco in corrispondenza dell'esame, ma poi per avere che cosa? Cioè io mi voglio iscrivere all'università come si faceva un tempo, perché poi una volta uscito da lì non dico che divento amministratore delegato il giorno dopo, però voglio un posto in questa società, voglio degli onori da questa società, voglio qualche cosa. Se non me li dai, faccio l'idraulico, mi conviene, guadagno di più, tanto cosa me ne frega. E questa è una risposta comunque adattiva e positiva. Di fronte alla diminuzione oggettiva di cose che danno un riscontro positivo certo, o comunque molto probabile, comunque molto codificato, va da sé che ci sia comunque un gruppo corposo di uomini che non sono quella minoranza di violenti assoluti, ma sono la grande maggioranza, che decida di non prendere parte a questa cosa. Ma non prendere parte al gioco della vita significa sottrarsi a esso, significa vivere una vita quasi totalmente senza pressioni, che per esempio nei casi più estremi arriva nello sconfinamento dell'ikikomori,
tanto per fare un esempio culturale di una cultura che anche quella era molto interessante. A tal proposito, vi sembrerà strano dopo quello che ho detto, ma il mio collega Marco Crepaldi, che ogni tanto si ricorda quello che sa fare, ha pubblicato un video molto interessante giusto un paio di giorni fa, per quando uscirà questo video, ieri per me, sul tema del fine vita degli hikikomori, che è estremamente interessante. Dico, bisogna vivere nella vita senza pregiudizi. Io li ho, cerco di non averli, e questo video è veramente ben fatto. L'apice estremo di una forma depressiva peculiare da vuoto, pneumatica, in cui non ci sono più obiettivi, non c'è nessun tipo di pressione, non c'è nessuna sfida, e quelle che ci sono inutili, è l'ikikomori, l'isolamento sociale, il ritiro dalla società, che infatti è in colossale aumento. Ancora è molto minoritaria, una parte piccola della società. In Giappone no, non è una parte piccola della società, in Europa è una parte piccola della società, ma ci sono delle altre persone che non si ritirano dalla società anche perché non possono, perché non sono come gli hikikomori che hanno i genitori a supportarli, e quindi continuano a vivere, però continuano a vivere come dei droni, un po' svuotati di tutto. E questi sono, ed è questo il pericolo, secondo me, principale degli uomini contemporanei, specialmente occidentali, specialmente giovani. Non è i disturbi erettivi, il non poter esprimere la rabbia, anche, ma è soprattutto vivere in un mondo che sembra non volerli più, che sembra non avere più uso per loro, e che sembra soprattutto non avere più nessuna ricompensa da dargli per i loro traguardi, e soprattutto per le volte in cui mettono a rischio loro stessi, il loro corpo, la loro integrità fisica e mentale, e si mettono anche a rischio di fallire, di essere magari derisi, eccetera, eccetera. Vi faccio un esempio. I uomini nel Medioevo europeo si sposavano tendenzialmente abbastanza tardi. Io so che, anche per colpa degli americani, si ha la sensazione che gli uomini nel Medioevo si sposavano tutti a 14 anni, 9 anni e 10 anni, ma non è vero. Queste erano cose che erano fatte da una ristretta minoranza di nobili, che sposavano i loro figli per ragioni che, diciamo, alle persone comuni non avrebbero avuto nessun senso. Cioè loro maritavano i loro figli con contratti, tra l'altro, non è che i bambini andavano nella stessa casa, però erano dei contratti che talvolta non venivano neanche rispettati, ma spesso sì, per cercare di unire patrimoni, unire alleanze, nei casi più estremi, quindi il caso di re e persone di un certo livello, per influenzare i giochi politici. Ma le persone normali, i lavoratori, si sposavano tardi, se parliamo di uomini. Le donne si sposavano presto. Perché i uomini si sposavano tardi? Perché il patto implicito della società era: tu fai qualcosa che ci serve, un mestiere qualsiasi, comunque che ci serve, quando l'hai imparato, e quindi non sei più un apprendista, per esempio, ma sei diventato un membro a tutti gli effetti di una corporazione o un contadino che ha un pezzo di terra suo, quello che volete. Comunque sei un membro produttivo della società, allora puoi avere una moglie, riprodurti, eccetera, eccetera. È un patto sociale a cui si fa corrispondere a impegno, a dedizione, a rischio dell'incolumità fisica e mentale, che non è soltanto andare in guerra, ci sono tanti rischi, qualcosa. Il momento che questo patto viene meno, e in questo momento è venuto totalmente meno, allora è normale nel senso di prevedibile, non sorprendente, che ci sia un rapido aumento di insorgenza di questa forma depressiva di cui ho appena parlato, che poi si può anche esprimere nei termini del linguaggio della sottocultura red pill, se vogliamo chiamarla così, con il famoso rotting. Fare rotting, per i non anglofoni, to rot è il verbo per marcire. In inglese la frutta rots. Quindi questi uomini che marciscono, esattamente come la frutta, come gli alimenti, come gli alberi, quando marciscono? Quando il loro tempo è passato e nessuno ne ha fatto uso. Se io lascio una banana inutilizzata per 3 settimane, la banana marcisce. C'è stata una finestra in cui la banana era utile, non l'ho mangiata, non ci ho fatto lo smoothie, e la banana è marcita. Per gli uomini è la stessa cosa. Se non vengono utilizzati, laddove però utilizzati non vuol dire lavorare da Amazon senza nessun proposito, senza potersi comprare una casa, senza avere nessuna garanzia che il proprio lavoro può servire in chiave relazionale o che viene riconosciuto. Fondamentalmente nella condizione in cui si trovavano, ma neanche, forse anche peggio, gli schiavi nel mondo classico, ecco,
l'idea di fare il rotting viene in mente a molti e questa forma peculiare e depressiva è in forte aumento. Ed è questo che secondo me andrebbe attenzionato ed eventualmente modificato, e adesso vediamo nell'ultima parte del video come si può modificare questa cosa. Nella sua ipocrisia, questa piattaforma, ma ovviamente non è colpa della piattaforma, cioè la piattaforma è un piccolissimo ingranaggio di un sistema invece vastissimo, di un sistema totalizzante, ma comunque la piattaforma fa quello che ripete, fa quello che ripetono e fanno tutti. Il problema è dell'individuo. L'individuo se lo deve risolvere. La società limita le forme espressive dell'individuo, che però in sé ha tutti i mezzi per migliorare. Ti senti male, ti senti inutile, ti senti depresso, chiama lo psicologo e lo psicologo ti sistema. Cosa vuol dire ti sistema? Se è uno psicologo ti, aiuta a vedere le cose in modo più chiaro, o usa delle tecniche, se è uno psicoterapeuta di una scuola specifica, per insegnarti, per modificare i collegamenti neuronali a livello biologico e farti star meglio. Se è uno psichiatra ti dà i farmaci e così tu ti sistemi, perché il sistema dentro cui tu vivi si può criticare anche aspramente, si può dire no, lo sentite dappertutto, questa società di merda, il capitalismo è una merda, eccetera eccetera. Si dice continuamente, i politici fanno tutti schifo, sono tutti ladri. Però non si può criticare una cosa importante. Non si può dire una cosa importante, ovvero che esattamente come diceva Freud, noi sacrifichiamo un po' della nostra libertà per avere un po' di felicità e stabilità in cambio. Perché se tutti noi facessimo quello che vogliamo fare, Freud, inserendosi in una tradizione che è molto più antica di lui, che veniva già da Hobbes per esempio, dice: se gli uomini fanno quello che vogliono, sono dediti completamente all'ess, quindi vivono praticamente come degli animali, allora la società è una società di individui che sono sì molto felici, perché vivono nell'anarchia più totale. Anarchia non intendo il costrutto sociopolitico, intendo proprio che uno si sveglia la mattina e dice: ma oggi che voglio fare? Voglio ammazzare a uno, prende, esce di casa e lo va a ammazzare, e poi magari si mangia, ma quello dove lo prende questo cibo? Dove gli pare. Se c'è uno che ha qualcosa che gli piace, se la va a prendere. Ecco, questi sono individui che sarebbero estremamente felici, ma per quanto? Per mezz'ora, fin tanto che non arriva un altro che vuole essere più felice di te e dà sfogo a Thanatos e ciao, tu e la tua felicità. Ecco, l'idea è che noi sacrifichiamo questi aspetti, almeno in parte, li sublimiamo, per poter però creare una società, come dice Hobbes, in cui ci sono delle cose belle. C'è la poesia, c'è l'arte, c'è il teatro, c'è l'amore codificato, ci sono gli sport, ognuno può mettere nella lista quello che voleva. Quando io e il mio compagno di banco, che tra l'altro mi manca molto, era anche il mio migliore amico, e lo è ancora, spero, leggemmo questa parte di Hobbes a scuola, alle scuole superiori, noi nell'elenco delle cose per cui vale la pena di sacrificare un po' di libertà per averle, noi per esempio mettemmo, lui mise giocare a Yu-Gi-Oh!, io misi giocare a Magic. Per capirci, comunque, l'idea è che più una società va verso l'idea che non esistono regole, non esistono limiti, a parte quelli diciamo più di base, e ognuno fa quello che vuole e non c'è nessuna corrispondenza tra l'impegno e il risultato, anche e soprattutto direi dal punto di vista relazionale. Ecco, più una società va da quella parte, più paradossalmente sta pavimentando la strada per la sua infelicità. Sta gozzovigliando su un piatto che però è molto piccolo, anche se non lo vede. È come un uomo che non capisce che domani arriverà l'inverno e non c'è il raccolto, però dice: l'importante è che mangio adesso, l'importante è che sono felice in questi 2 minuti, senza capire che questa felicità un po' acefala del dire io faccio quello che voglio, io sono forte, indipendente, scusate se credo che avete capito quello che sto dicendo tra le righe. Io non ho bisogno di nessuno, io vivo per il momento, l'età è solo un numero, oppure per esempio l'idea che i figli siano una zavorra in qualche modo, che è un'idea che ormai ci attraversa tutti, cioè che fare i figli è un tormento, perché lo è difficile fare i figli, specialmente se siamo nell'ottica moderna. Vivere così significa
doversi preparare a un futuro in cui davvero siamo vicini a Homo homini lupus. E questo i maschi lo vedono molto più delle femmine, gli uomini lo vedono molto più delle donne. E lo vedono molto di più perché possono mettere le cose in prospettiva e rendersi conto, facendo il paragone con il loro nonno, se l'hanno conosciuto, con il loro bisnonno, se hanno avuto la fortuna di sentirne parlare, ma poi anche semplicemente con figure non familiari, ma figure vere del passato, che sì, adesso la vita è più piacevole, come dicono gli inglesi, on face value, all'apparenza. E non voglio dire che la vita è spiacevole in realtà, la vita è più piacevole, è una vita di piaceri in un certo senso, per chi se li può permettere perché comunque sono in grande diminuzione. Ma è una vita in cui manca, e l'ho detto tante volte, io ho detto spesso il significato, adesso ne dico un'altra, è una vita in cui manca la spinta verso qualcosa di eccezionale, se vogliamo, verso qualcosa che metta sotto pressione positiva la mente. E poi chiaramente anche il corpo. Con questo io, ripeto, non voglio dire che allora dovremmo andare tutti in guerra, anche perché sarebbe inutile. Ecco, questo è il punto. Se anche andassimo in guerra, ci fosse un conflitto, e noi dicessimo tutti sì, la guerra è terribile, come diceva De Gregori, la guerra è bella, diceva De Gregori, anche se fa male. Se noi dicessimo questa cosa, è terribile, è veramente una cosa deprecabile, la maggior parte delle persone vorrebbe non andarci mai. Però se riesco a tornare, mi porto sì il disturbo da stress post-traumatico, però insomma io sono tornato alla guerra, se ho vinto poi specialmente sono tornato alla guerra vincitore. Ecco, sta roba non esisterebbe più. Se noi domani facessimo una guerra, pure se veniamo noi invasi, quelli che tornano dalla guerra verrebbero trattati con una freddezza totale. Verrebbero trattati gli verrebbe chiesto che cosa hanno fatto, cioè perché? Perché non sei dispiaciuto? Perché sei così tronfio di essere tornato dalla guerra? Questo è quello che ci aspetterebbe. Puro e semplice. E lo vediamo. Lo vediamo per esempio da quello che sta succedendo agli ucraini, che stanno combattendo una guerra e tra l'altro stanno vincendo una guerra di attrito violentissima, ma non c'è nessuna celebrazione come quella che ci sarebbe stata un tempo per una cosa di questo genere. C'è una certa indifferenza, c'è anche un certo scetticismo. Per dirla in termini un po' più drammatici, è finito il tempo degli eroi, però è finito veramente. Ora è proprio il tempo dei droni. I droni, che non sono i droni quelli a fibra ottica, ma sono creature, come le chiamerebbe Elliot, vuote, i uomini vuoti, hollow men. Sono vuoti proprio perché non hanno niente che li spinga poi a essere quello che sono, cioè delle creature, come ho detto in uno dei commenti allo scorso video, che sono allo stesso tempo animalesche, ma sono animate da uno spirito che, dal mio giudizio, è chiaramente divino. E gli uomini contemporanei, molti dei miei pazienti, o vanno senza capirlo nella direzione dell'uomo vuoto, dell'essere vuoto, se vogliamo usare un termine alla Miyazaki, no? E non lo capiscono, e questa incomprensione li fa stare male, o lo capiscono perfettamente, e questa comprensione è peggio ancora, perché non c'è davvero neanche un nemico da combattere verso questa cosa. Anche il più complottista che guardi questo canale, credo che non saprebbe dirmi esattamente con chi ce la dobbiamo prendere, con quale individuo, con quale gruppo ce la dobbiamo prendere, se le nostre esistenze di uomini sono così vacue al momento. Se non con dei trend generalizzabili, che però non hanno né nome né faccia e con cui non si può davvero combattere. Vorrei chiudere questo video con una bellissima, secondo me, citazione, non è una citazione, comunque è un principio ripreso da un romanzo meraviglioso che si chiama Furore di John Steinbeck, in cui a un certo punto, non so se conoscete il romanzo, mi auguro di sì, se non lo conoscete vi invito fortemente a leggerlo se avete, diciamo, più di 20 anni, diciamo, l'età giusta è quella secondo me. Furore parla di questa famiglia di persone, di contadini che già erano molto indebitati ma perdono tutto quando arriva il Dust Bowl, la tempesta di polvere degli anni 30 in America, i loro campi sono distrutti. E allora, siccome i loro campi sono già stati impegnati
con la banca manda i suoi uomini a prendere quello che è di sua spettanza. E il nonno della famiglia dice sì, certo, la banca può mandare l'uomo col trattore a buttare giù tutto quello che abbiamo costruito, ma io prendo il fucile e gli sparo. E l'uomo sul trattore dice sparami se vuoi, ma tanto la banca domani manda un altro, io sono sostituibile, io non sono altro che un ingranaggio nel sistema. E allora il nonno dice beh, io allora vado nella sede della banca e sparo a quello della banca con il mio fucile, al direttore della banca con il mio fucile. E il trattorista dice ma guarda che anche il direttore di banca è sostituibile, tutti siamo sostituibili. E giustamente il nonno dice ma allora questa banca che cos'è? Era una cosa costruita da uomini per civilizzarsi, no? Per essere più comodi e non dover sempre camminare con la borsa d'oro appresso, però è diventato un mostro. È diventata una cosa più grande di noi. E io credo che molti di noi, me compreso, molto spesso sentano di vivere dentro un sistema che era nato per aiutarci. Questa evoluzione dell'ultimo mezzo secolo, del ripudio della violenza, del globalismo, dell'idea che uomini e donne siano poi in fondo identici con la stessa natura umana. Questa roba era nata per farci stare meglio, era nata per evitare che la nostra vita fosse scandita come quella dei nostri nonni da una guerra ogni 20 anni, ogni 10 anni. In effetti è successo. E questo è un fatto positivo, però il prezzo che abbiamo dovuto pagare è stata una grande perdita di umanità e soprattutto di virilità nel senso più elevato del termine. Con questo io vi ringrazio per l'attenzione e concludo il video, diciamo la parte argomentativa. Come vi ho promesso adesso passiamo alla parte sugli annunci, che sono un po'. Se vi interessava solo l'argomento del video di oggi potete chiudere, già immagino il video sia piuttosto lungo, ma se invece vi interessa sapere del futuro del canale, allora rimanete altri 5 minuti. Primo annuncio molto semplice, siamo molto vicini ai 4.000 iscritti. Questo è un numero importante per me, mi rendo conto che la maggior parte delle persone celebrerebbe i 5.000 iscritti, però per me questo numero 4.000 è un numero che mi ricorda buone cose, quindi mi piacerebbe fare un altro speciale per i 4.000 iscritti. Non so come, forse farò un altro question and answer, ma ho la sensazione che sarebbe un po' banale. Forse farò una diretta live, ecco, spero di riuscire a fare una diretta live. Questo era il primo annuncio, diciamo, semplice. Il secondo annuncio è che il canale politico non sarà il canale politico, ma rimarremo qui su questo canale, però ogni volta che pubblicherò un video di quella natura scriverò tra parentesi che è quel tipo di contenuto, così le persone a cui non interessano le mie opinioni sulla società possono anche saltarlo e diciamo non essere offese dalle mie idee se non sono d'accordo. In ogni caso sarà un canale di politica, però non politica nel senso che io vi dico chi dovete votare o cosa ha fatto il governo questa settimana o che nella mia città ci sono le buche per strada o la monnezza che sta arrivando ai terzi piani, tutte cose vere peraltro, ma non è questo. Sarà comunque più o meno quello che facciamo nel canale di psicologia, cioè approfondire anche lungamente certi argomenti che secondo me sono importanti, magari a partire da storie o fatti di cronaca un po', diciamo, eliminari, ecco, non quello che ha detto la Meloni questa settimana. Ho già ordinato il green screen perché intendo provare a separare quella parte del canale anche graficamente, esteticamente, se vogliamo, dall'altra, anche per dare uno strumento a chi arriva magari come primo video, per capire che sono due spazi che in qualche modo si compenetrano, però sono due spazi separati. Io diciamo, quelli che sono arrivati a questo punto del video possono essere soltanto delle persone che sono molto interessate al mio canale e quindi direi che si meritano la verità dei fatti. Io ho avuto molti dubbi sull'aprire quest'altra parte del canale, su cominciare a parlare di queste cose in modo non incidentale, perché quando uno comincia a parlare di politica, soprattutto di ideologia politica, inevitabilmente sta andando nella direzione di perdere amici, nel mio caso di perdere potenzialmente dei pazienti, perché io ho dei pazienti, non si dovrebbe volere bene ai pazienti, ma ci sono alcuni pazienti per cui io provo molto rispetto e anche ammirazione e comunque penso a loro
diciamo la verità, con affetto. Ecco, ho la sensazione che questi pazienti, quando comincerò a discutere di questi argomenti, probabilmente non vorranno più continuare con me come professionista della salute mentale, e io non potrò che lasciarli andare, perché è la loro scelta ed è giusto così. Poi, tralasciando i pazienti, inevitabilmente quando uno si mette a parlare di politica, per quanto sia equilibrato e quello che si vuole, poi arrivano sempre delle persone che non la pensano come te e te lo dicono senza risparmiarti anche attacchi molto duri, cosa che io non amo particolarmente, però mi rendo conto che è indispensabile se uno vuole fare questa cosa. Quindi io sento questa forte spinta e lo farò, anche se mi rendo conto che probabilmente le possibilità di perderci sono molto più di quelle che di guadagnarci. Non guadagnarci denaro, ma guadagnarci in onestà intellettuale, eventualmente nuovo pubblico. L'ultimo annuncio, questo per fortuna un po' più allegro, è che, come sapete, io sarò alla Fiera del Libro, al Salone del Libro di Torino. Ormai mancano pochi giorni, tra pochi giorni dovrò partire per Torino con questo romanzo che vedete qui. Sarò al padiglione 2, stand G65 se non sbaglio, anche questo lo scriverò in sovraimpressione. Mi rendo conto che stiamo parlando di un'ipotesi difficile, ma quelli che vogliono venire a incontrarmi personalmente, sia come romanziere ma anche come chiamiamo youtuber, se così vogliamo dire, sono più che i benvenuti. Mi farebbe moltissimo piacere vedere qualcuno di voi. In attesa del prossimo video, che ci vorrà un po', perché come vi dicevo devo partire, ho un po' di impegni, io vi ringrazio per avermi ascoltato in questo che è stato un video che io ho riempito di cose che amo molto, di cui amo molto discutere, e fino al prossimo, come dico sempre, state in salute.